Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche affettive per la prima metà del 2024. Abbiamo la carta della Luna, amici del Toro. Quando c'è la carta della Luna si parla di un periodo un po' direi sottotono, non necessariamente negativo, però è vero che la Luna riporta a galla sentimenti ed emozioni del passato, è una carta un po' di malinconia, diciamo. Per qualcuno fa riferimento appunto a situazioni che potrebbero ritornare, ma anche a persone. È anche una carta che parla di quello che non si vede. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e nel caso vogliate contattarmi, sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email, lo vedete anche qui e lo trovate anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per il primo semestre 2024. Cominciamo subito con un bellissimo asso di coppe. Temperanza. Devo dire che quando c'è l'asso di coppe si parla sempre di qualche nuovo inizio. È la nascita di un'idea magari, piuttosto che di una relazione. Allora, re di coppe, 9 di bastoni, 7 di bastoni, 2 di spade, 2 di bastoni e 8 di pentacoli. Allora ragazzi, devo dire che vederle così non sono male, nonostante la luna iniziale. Forse la posso sentire un po' qui, però andiamo con ordine. Allora, come vi dicevo, questo asso fa riferimento a qualche nuovo inizio. Può essere una relazione, una conoscenza, un amore, una nascita di un bambino o il concepimento anche magari per qualcuno di un bambino. O di un progetto, è comunque qualcosa di nuovo che nascerà ehm, intorno a voi. Abbiamo anche la carta della temperanza, è come se ci fosse una sorta, sì, di guarigione, vedete che qui abbiamo anche un re di coppe, è come se ci fosse una sorta di maturità attraverso la pazienza, nasce qualcosa, si porta pazienza, si attende, perché è una carta comunque di fermo, la temperanza, come energia, non è un'energia che si muove, e poi abbiamo questo re di coppe che parla proprio del sentimento maturo, di quello che prima è iniziato che diventa appunto maturo. Bellissime. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta, perché poi sapete che tirando i mini tarocchi vengono fuori sfumature interessanti. Ok, allora abbiamo un 3 di coppe e un 8 di spade. Se io le metto giù, voi le vedete lo stesso e qui c'è più spazio. Ok, allora come vi dicevo, c'è questo nuovo inizio. Guardate, si è girato anche un 6 di coppe. C'è questo nuovo inizio. Il 6 di coppe è una carta che ci parla di passato e quindi può fare riferimento a qualcuno che non si vede da tempo e con il quale o la quale si inizia appunto un progetto, un'idea, piuttosto che un sentimento, un'emozione. Per qualcun altro, ragazzi, può essere semplicemente magari un amico che
non si vede da molto tempo, se non è proprio, diciamo, la persona di interesse. È un affetto, per capirci, che secondo me nella prima metà del 2024 ritornerà a far capolino, no? Abbiamo poi anche questa carta della temperanza, come vi dicevo. La temperanza è una carta che ci parla di pazienza, è una carta di fermo, è come se ci fosse una sorta di periodo di, direi anche riposo per qualcuno. È un periodo di riequilibrio, di rigenerazione, di anche dedizione alle arti, perché comunque la carta della temperanza ci parla di tutto quello che sono le doti artistiche. Andiamo a vedere. Ok, abbiamo un 5 di spade e un 9 di coppe. Io qui ho l'idea che con la temperanza dobbiate riportare in equilibrio quello che sono i pensieri della mente con questo 5 di spade. Eventualmente potrebbero esserci delle discussioni da appianare. E però avendo questo 9 di coppe ho come la sensazione, perché è girato al contrario, quindi che qualcuno abbia bisogno di staccarsi un pochettino da certi desideri. Tenete presente che quando c'è un 5 di spade si parla sempre di lotte egoiche, sono quelle discussioni fatte per il puro, ehm, diciamo, scopo aver ragione, fondamentalmente. Non importa in queste discussioni il trovare una soluzione, il trovare una via di mezzo, ma quando ci sono le discussioni o i conflitti mentali anche interni, eh, ci si incastra un po' sempre nel è giusto o sbagliato. Andiamo a vedere il re di coppe. 7 di bastoni e 4 di bastoni, ragazzi. Sì, devo dire che è come se appunto arrivasse a maturazione una situazione piuttosto che una relazione. C'è un 4 di bastoni, avete anche 6 di coppe tra l'altro, quindi qui anima gemella ci cova. E, è una carta di stabilità. Guardate ragazzi, per molte persone sento che potrebbe riaffacciarsi una persona dal passato e iniziare nuovamente una relazione in equilibrio però, o perlomeno che sta cercando di guarire, di trovare il proprio equilibrio. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. 9 di bastoni, mi pare giusto, e 2 di bastoni che avete già... No, questo è un 3. Niente, come non detto. Allora, questo 9 di bastoni al contrario mi dice che siete ben aperti nei confronti degli altri, ma lo vediamo anche qui. Ma è come se vi mettesse un pochettino in guardia perché ce l'avete due volte. Non, ehm, come vi posso dire? Io credo che questa apertura di cuore vi porterà ad abbassare le difese nel mondo della società, ma qui in realtà avete proprio una carta che vi consiglia di proteggervi. Se ci fate caso, la figura ha le gambe incrociate, ma è all'interno di una bolla. Sta meditando ed è come se si fosse formata questa bolla di energia e tutti i bastoni che arrivano non la toccano. Lei guarda da un'altra parte, non si fa distrarre letteralmente. Quindi è un po' come se vi dicessero di non farvi distrarre, di mantenere, sì, magari potete abbassare i muri nei confronti degli altri, nei confronti del mondo esterno, ma non fatevi comunque distrarre, non fatevi, perché comunque avete anche questo 2 di spade, che è una carta che parla un pochettino di confusione, più che di confusione di dubbi, ma qui avete anche la confusione mentale. Quindi andiamo a vedere il 7 di bastoni. Abbiamo un 4 di pentacoli e la ruota della fortuna, molto bene,
Credo che qui ci sarà una sorta di cambio di direzione. È come se il settore esterno a un certo punto cambiasse, perché avete anche la ruota della fortuna. È un'ottima carta, devo dire. Quindi è come se arrivasse qualche buona notizia. Sento che c'è un cambio karmico, un cambio di ciclo, ragazzi. Quello che sento qui è un po' il abbassate le difese, però continuate comunque a rimanere sulla vostra strada, ma è come se ci fosse qualcosa con questo 4 di pentacoli che vi tiene attaccato a quello che vi siete guadagnati fino ad adesso. Andiamo a vedere il 2 di spade. Abbiamo un fante di pentacoli e un 5 di bastoni. Mm. Dunque, io vi consiglierei per la prima metà del 2024 di lavorare, sì, di lavorare sul vostro amor proprio. Tutto questo amore che vediamo qui con l'asso di coppe, che appunto potrebbe essere qualcuno che torna, perché comunque avete un 6 di coppe, è come se vi mettesse, se ci fosse un dubbio ad un certo punto sul valgo di più, posso avere di più, sto dando abbastanza, è come se ci fossero dei dubbi su quanto voi valete o su quanto il vostro amore valga nei confronti dell'altro. Può essere a doppio senso, cioè sia che vi facciate i dubbi sul quanto l'altro dà a voi, ma anche che siate voi stessi a chiedervi: ma do abbastanza? Andiamo a vedere questo 3 di bastoni. Abbiamo un 7 di pentacoli, gli amanti e un 10 di bastoni. Allora ragazzi, qua vi sento ben proiettati verso il futuro. C'è un 7 di pentacoli al contrario, qui avevate la temperanza, hanno un po' la stessa energia, ma qui è come se a un certo punto le cose si sbloccassero. Ok? C'è un 8 di pentacoli. Da un lato potrebbe anche riguardare il lavoro, può essere che qualcuno, che per qualcuno si sblocchi una situazione, magari grazie a questo nuovo progetto che inizia, ipotesi, può essere che a qualcuno si sblocchi anche la situazione lavorativa, se non fosse legata per voi, se non fossero legate le due cose, può far riferimento a un cambio di abitudini, ad un cambio nel quotidiano. C'è qualcosa qui che si lascia indietro. Allora ragazzi, partiamo dalle coppie. Se siete in coppia, sento che le cose andranno bene. È vero che ci sono delle discussioni, ma tutti le abbiamo. L'idea qui è di, diciamo, cercare di vedere per il bene comune della coppia. Non fossilizzatevi tanto sul è giusto e sbagliato, sui dubbi che vi crea il 2 di spade, ma più che tutto cercate di capire che cosa è bene per entrambe. Sta di fatto che per molte persone ci sarà uno sviluppo del sentimento all'interno della coppia. Per qualcuno, ragazzi, ci potrebbe anche essere qualche figlio in arrivo. Vi dirò, qui la dinamica cambia, la dinamica quotidiana cambia e qui abbiamo sia un asso di coppe che un 6 di coppe, quindi ehm, vi dico, per qualcuno potrebbe essere o un nuovo progetto o un figlio o un nuovo legame con questo asso di coppe. E quindi, appunto, visto che si va al livello successivo, per molte persone si potrebbe decidere di creare la propria famiglia. Mm?
c'è anche una carta di stabilità, la vedo bene, ok? La vedo bene. Per quello che riguarda scusate, i single, vi dirò ragazzi che anche a voi non va male. Allora, ci potrebbe essere qualcuno che ritorna dal passato e qualche persona nuova che però vi dirò non credo conoscerete nella vostra cerchia di amici normale. Se non avete proprio nessuno, penso che sarà una persona che potreste conoscere magari a qualche festa, però non è una persona del vostro entourage. Però è una bella persona. È una persona matura. Poi avete anche la carta degli amanti e vi ricordo, tra l'altro. Quindi può solo scusate, può solo nascere un amore in armonia, anche perché guardate ragazzi, e vedo che molte persone saranno portate a lavorare sull'amor proprio. È anche un po' quello a cui fa riferimento la temperanza. Quanto valgo io? Darsi il giusto valore per ehm, comunicarlo anche all'altro. No, guarda, io valgo così. No, guarda, a me va bene fin qui. Questo vibra con me, quest'altro no. Per quello che riguarda le situazioni familiari, allora sento che qui ci potrebbe essere, è dall'inizio della lettura che lo sento, quindi ve lo dico, ho come la sensazione che grazie a un evento, che potrebbe essere un matrimonio, potrebbe essere una nascita, qualcosa di importante, rivedrete un parente o un amico che non vedete da tantissimo tempo. E potrebbe essere grazie a questo parente o amico o amica, insomma, quello che per voi è. Ehm, ho come la sensazione che potrebbero farvi qualche proposta. Ehm, intendo di progetti da creare, progetti artistici, potrebbero anche essere progetti lavorativi, ma è più un qualche cosa che vi dà piacere fare, non qualche cosa che dovete fare per vivere, ok? Poi ognuno di voi cerchi di adattare la lettura alla propria realtà. Cos'altro vi dico? Ah, gli amici. Allora, andiamo a vedere un pochettino il settore delle amicizie. Beh, vi dico che sarete ben presi dalla vostra vita. Non sento particolare movimento in quel settore, però non andrà male, cioè nel senso, non ci sono grandissime nuove avventure, ecco, con i vostri amici, tutto prosegue bene. Ok, poi vediamo che cos'altro vi posso dire. Ah, nel caso abbiate figli, adesso dipende se sono grandi o no, però qui ho anche la sensazione che il figlio o la figlia potrebbe incontrare qualcuno di interessante, nel caso fosse single, ma potrebbe anche essere un tutor, per esempio dell'università o cose di questo genere, come se eh, si facesse una conoscenza importante. E devo dire che la relazione con loro sarà ben stabile nel prossimo semestre, nel primo semestre del 2024. Mm? Bene, sto guardando se posso dirvi ancora qualcosa. Ah sì, dei figli ragazzi, o anche se fossero, se per esempio non avete figli, potrebbero essere dei progetti. Sapete che io penso sempre all'imperatrice quando è incinta si parla della gestazione in generale. Può essere di un'idea, può essere di un amore, può essere di un bambino fisico, no? Quindi sui tre livelli. Quindi anche se appunto non avete figli e avete qualche progetto in atto, vi dico, non fatevi distrarre, rimanete aperti alle occasioni che vi arrivano, perché sento che vi farà bene, cioè nel senso vi darà tanti spunti il rimanere aperti, però è anche vero che vi dicono di non lasciarvi distrarre, di fissare, di puntare l'obiettivo e di renderlo stabile, anche se comunque vi dico la stabilità c'è. Mm, penso di avervi detto tutto.
Andiamo a vedere un koan, guardate, ne avete due, questi messaggi buddisti su cui riflettere. La mente è assolutamente pura solo quando è al di sopra della purezza e dell'impurità. E qui vi metto questo 2 di spade e il 5 di spade. Vi ricordate che prima vi ho detto che con il 5 di spade ci si perde tra il giusto e lo sbagliato, tra il puro e l'impuro? Quindi quando la mente è assolutamente pura, solo quando è al di sopra, quando non ci si perde tra il giusto e sbagliato, ma si dice, si pensa che comunque tutti siamo uno, che questa è la questione, non importa chi ha ragione o chi ha torto, il punto è trovare una soluzione alla questione. Dopodiché abbiamo senza pensieri dominati dall'ansia, il fare viene dall'essere. Wow! I pensieri dominati dall'ansia. Mm? Sì, è un po' cercate di vivere nel qui e ora. Allora, l'ansia si crea quando si vive troppo nel futuro, quando si pensa troppo al futuro, viene ansia, ok? Quindi qui vi dicono il fare viene dall'essere. Iniziate a fare con le mani per togliervi da quello che è la proiezione che state vivendo nel momento futuro, per ritornare nel qui e ora. Mettetevi a fare fisicamente con le mani, dal pane alle pulizie, a quello che, non lo so, giardinaggio, quello che vi piace, però cercando di fare con le mani si riporta a terra l'energia, si concretizza, diciamo che si riporta l'attenzione nel qui e ora. Bellissimo messaggio, devo dire, amici del Toro. Bene, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, insomma, che vi abbia dato delle indicazioni che per voi possono essere utili. Fatemelo sapere con un like, scrivetemi nei commenti come vi risuona, che a me fa sempre piacere leggere i vostri commenti. Se avete piacere potete anche iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Nel caso non troviate il tasto abbonati nel canale, può dipendere da il modello del telefono, piuttosto che dagli aggiornamenti, piuttosto che dalle impostazioni di YouTube che avete. Potete provare a entrare in qualsiasi video, dovrebbe vedersi. Se non si vede neanche lì, vi consiglio di cambiare macchina, quindi o di cambiare telefonino, quindi provare da un altro cellulare, oppure di provare direttamente dal computer. Dal computer si vede. Bene, amici del Toro, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2024 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!